Buongiorno cari amici viaggiatori e benvenuti a Bangkok, in Thailandia. Situata lungo il fiume Chao Phraya, nei pressi del Golfo della Thailandia, Bangkok è una delle città più visitate al mondo. Chiamata anche la città degli angeli, è una città ricca di storia, cultura e tradizioni. Bangkok è una sfavillante metropoli dalla straordinaria complessità e dalle mille contraddizioni, e sono proprio queste sue peculiarità, secondo me, a renderla così attraente e affascinante. Accanto ai suoi magnifici templi e ai vivaci mercati tradizionali troverete strade super affollate, altissimi grattacieli in vetro, eleganti bar panoramici e immensi centri commerciali moderni. In questo video voglio consigliarvi quelle che secondo me sono le 12 cose imperdibili da fare e da vedere in questa meravigliosa città thailandese. Per riuscire a vedere le principali attrazioni che vi consiglio in questa guida, vi consiglierei di passarci almeno 3 giorni. Direi quindi di non perdere ulteriore tempo e di iniziare subito con questa top 12 di Bangkok. Buona visione! Iniziamo questa guida con quello che è uno dei templi più visitati di Bangkok, nonché simbolo di questa città. Adagiato sulla riva del fiume Chao Phraya si affaccia il Wat Arun, questo particolarissimo e ben distinguibile tempio, noto anche come Tempio dell'Alba grazie ai giochi di luce che si creano in quelle ore del giorno. Dalla curiosa forma missile, il suo nome deriva dalla divinità indiana dell'aurora, Aruna. Il fulcro del Wat Arun è il suo prang, ovvero la sua torre in stile Khmer alta 82 metri, completamente ricoperta da piccoli motivi floreali di porcellana. Con i suoi 82 metri d'altezza pensate che questo è il tempio più alto di tutta la città. Molti preferiscono visitarlo con un'escursione in longtail boat, ma è possibile arrivarci anche tramite il traghetto fluviale 3B. Il costo d'ingresso per il Wat Arun è di 100 baht e gli orari di apertura vanno dalle 8 di mattina alle 18 di sera. Il Wat Po, o tempio del Buddha sdraiato, si trova poco distante dal Palazzo Reale, che vedremo in seguito, e può essere tranquillamente raggiunto a piedi da quest'ultimo. Pensate che questo è il tempio più antico e più grande di tutta la città di Bangkok. Famoso per la presenza di un gigantesco Buddha dorato lungo 46 metri per 15 metri d'altezza, custodito all'interno di un tempio altrettanto suggestivo. Le piante dei piedi sono interamente coperti da madreperla e vi sono raffigurate 108 scene buddiste. Il Buddha è rappresentato durante il passaggio al Nirvana, ovvero la sua morte. Degni di nota anche i giardini che si sviluppano tutto attorno all'area sacra. Statue, piante, alberi secolari e l'importante albero della Bodhi, ovvero l'antico fico sacro, le cui radici derivano dall'albero in cui Buddha si sedeva in attesa dell'illuminazione. Il Wat Po, oltre ad essere uno dei templi più importanti, è anche la prima università pubblica thailandese dedicata alla medicina tradizionale. Dal 1782 accoglie la più importante scuola di massaggio Thai del mondo che forma i migliori terapeuti. L'ingresso per entrare in questo tempio costa 200 baht a persona e l'orario di apertura va dalle 8 alle 18:30. Interrompo brevemente questo video per dirvi che solamente fino a domenica 24 marzo, se sottoscrivete l'assicurazione di viaggio con Eimondo attraverso il link che vi lascio qui sotto in descrizione, avrete il 15% di sconto invece che il solito 10%. Questa promo di Pasqua vale su tutte le polizze assicurative, quindi se state pensando di fare un viaggio quest'anno, approfittatene adesso per fare l'assicurazione di viaggio. Con Eimondo viaggia anche tu senza preoccupazioni. Adesso torniamo al video. Non si può parlare di Bangkok senza citare Chinatown, il caoticissimo quartiere cinese, che personalmente è una delle zone che più adoro di questa città. Molto caratteristica, Chinatown è una fitta rete di vicoli che si diramano come un labirinto, stracolmi di botteghe, negozi, bancarelle dove potete trovare qualsiasi cosa. La via principale è Sampang Lane, parzialmente coperta ed interamente pedonale, mentre le vie laterali si dividono per categorie di prodotti in vendita: oro, spezie, tessuti e cianfrusaglie. La
La zona è un tripudio di portafortuna, spezie indecifrabili, street food e ristoranti. Un frenetico via vai di persone, carretti trainati a mano, uno spaccato di vita che sembra appartenere ad un'altra epoca. Una zona davvero molto affascinante sia di giorno ma soprattutto di sera. Mentre state camminando nella Chinatown, imperdibile sicuramente una visita al Wat Trai Mit. È un piccolo tempio particolarmente conosciuto per ospitare la più grande statua in oro massiccio al mondo. Alta 3 metri e pesante oltre 5 tonnellate, la statua rappresenta il Buddha mentre riceve l'illuminazione ed è tra le più venerate del paese. Secondo la leggenda, la statua risale al periodo di Ayutthaya e fu portata a Bangkok a seguito dell'invasione birmana. Pensate che la statua d'oro del Buddha fu scoperta solo 60 anni fa, sotto uno strato di stucco o gesso, probabilmente realizzato per nasconderla da possibili razzie avvenute in passato, durante uno dei tanti periodi di assedio della città. Da allora, il Wat Trai Mit divenne un'importante meta di pellegrinaggio per i thailandesi, nonché uno dei più importanti templi di Bangkok. Se cercate un po' di pace, un po' di relax dal caos di Bangkok, questo è sicuramente il posto perfetto per venire a passare una mezza giornata, rilassarsi, leggere o semplicemente camminare in mezzo al parco. Il Lumpini Park sorge nel cuore della città e si stende su una superficie di 58 ettari. Il parco è diventato negli anni uno dei luoghi più amati dai residenti di Bangkok. Il suo nome deriva dal luogo di nascita del Buddha, in Nepal. Durante la vostra passeggiata nel parco tenete gli occhi aperti e probabilmente noterete alcune lucertole malesi. Dato che somigliano molto ai draghi di Komodo, possono risultare piuttosto impressionanti a prima vista, tuttavia non sono considerate pericolose, ad ogni modo rimangono pur sempre animali selvatici con reazioni imprevedibili. Pensate che possono arrivare fino a 3 metri di lunghezza. Le prossime due attrazioni che vi voglio consigliare sono un pelino distanti dal centro di Bangkok, ma non fatevi scoraggiare. Essendo vicine tra di loro, potete infatti combinarle in una unica escursione da fare in una giornata. Esistono molti tour che offrono questa possibilità, io mi sono affidato a Get Your Guide e mi sono trovato davvero benissimo. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per informazioni e prezzi e poi appunto se volete prenotare. Il primo posto che visiterete sarà il mercato di Meklong, a circa 65 km da Bangkok, diventato famoso per essere attraversato da binari del treno ancora in funzione. È sicuramente un'esperienza incredibile, da vivere con attenzione. Potrete passeggiare tra il mercato, dove troverete prodotti in vendita di ogni tipo, dallo street food all'artigianato locale, e nell'istante in cui il treno passa sui binari tutto si ferma, i mercanti tirano in dentro le loro merci e tutti i turisti e le persone che si trovano nel mercato fanno spazio al passaggio del treno. Hello. Ed ecco che appena il treno è passato tutto ritorna alla normalità e i venditori si rimettono chiaramente sulle rotaie a vendere la loro merce. Il secondo posto di questa escursione prevede la visita al mercato galleggiante di Dam Nguyen Saduak. Si tratta del mercato galleggiante più antico di Bangkok, pensate che esista da più di 100 anni. Si trova a circa 100 km da Bangkok e con gli anni è diventato molto turistico, infatti ad oggi la visita di questo luogo è una delle escursioni più vendute e richieste. Il mercato è allestito su bancarelle a bordo di Longtail Boat, un'esperienza davvero unica da fotografare, ma anche da vivere facendosi coinvolgere negli acquisti a suon di contrattazioni, un vero e proprio viaggio nel tempo. Nei dintorni di Bangkok ci sono tanti altri mercati galleggianti, ne ho selezionati altri 3 che potete prendere in considerazione nel caso in cui stiate cercando qualcosa di più autentico. Io personalmente negli altri non ci sono stato e quindi non vi so dire come sono, ma leggendo su internet sembrano delle valide alternative. Torniamo in centro e parliamo di un altro tempio che, trovandosi sulla sommità di una collina, permette di godere di una vista mozzafiato su tutta Bangkok. Il Wat Saket, più comunemente conosciuto come The Golden Mount, è un altro di quei luoghi magici di Bangkok di cui mi sono innamorato.
Ci sono più di 300 gradini per raggiungere la sommità del tempio, ma ne vale davvero la pena. Dalla sua cima, infatti, si può godere di una vista a 360 gradi su tutta Bangkok, e a rendere ancora tutto più magico e affascinante ci sarà il suono delle campane sacre e la folla di monaci e fedeli in preghiera. Se riuscite, cercate di visitarlo al tramonto. Una delle attrazioni che sicuramente trovate in qualsiasi guida su cosa fare e vedere a Bangkok è il Palazzo Reale, ovvero il Wat Phra Kew Palace, costruito nel 1782. Io questa volta non c'entrerò, non lo visiterò perché uno, costa 500 baht, che è veramente tantissimo, due, l'avevo già visto 4 anni fa, la prima volta che sono venuto in Thailandia, ma comunque adesso vi racconto qualcosina su questo palazzo perché se è la prima volta che venite a Bangkok in Thailandia merita la visita, è sicuramente molto suggestivo. È adagiato sulle sponde del fiume Chao Phraya ed è circondato da un muro lungo 1,9 km. Il complesso è enorme, comprende oltre 100 edifici tra palazzi e padiglioni. I sovrani della Thailandia in passato vissero qui per tantissimi anni. Oggi il re vi si reca soltanto in occasione di alcune cerimonie ufficiali. Il pezzo forte del complesso è il tempio Wat Phra Kew, dove è custodita una suggestiva e veneratissima statua di Buddha in smeraldo, e l'orario di apertura è dalle 8:30 alle 15:30. Mi raccomando, in questo posto bisogna entrare con pantaloni lunghi e spalle coperte. Non posso scrivere una guida di viaggio su Bangkok senza parlare anche di Khao San Road. Questa strada è una delle principali attrazioni di Bangkok, insieme al Grande Palazzo Reale o al Wat Po. Oggi questo luogo è divenuto estremamente turistico e la Khao San Road è diventata senza dubbio una delle zone più cosmopolite della città. Qui troverete bar e ristoranti per su cui tutti vanno a bere qualcosa durante la sera. Troverete molti ostelli o hotel a basso prezzo in questo quartiere, ma non è esattamente il posto più tranquillo dove dormire a Bangkok. Se volete ammirare la città dall'alto, vi consiglio di recarvi al King Power Manakorn Skywalk, un grande grattacielo a specchi che comprende ben 78 piani con camere d'hotel, negozi e una piattaforma panoramica. Questo è l'osservatorio più alto di tutta la Thailandia, trovandosi a 314 metri d'altezza. Ma non solo, mentre ammirerete la città dall'alto, i più temerari potranno anche camminare su una piattaforma di vetro, inserita tra i punti d'osservazione di vetro più grandi al mondo. Un'esperienza unica che vi permetterà di avere letteralmente la città ai vostri piedi, ma sconsigliata per chi soffre di vertigini. Considerate che se volete visitarla al tramonto, che è sicuramente il momento più consigliato, troverete davvero tanti turisti. Il prezzo è abbastanza caro, infatti quando ci sono andato io costava circa 30 euro. Non si trova a Bangkok, ma non posso non citarla. Al primo posto, tra le escursioni più classiche e più interessanti da Bangkok, c'è quella ad Ayutthaya, l'antica capitale del regno del Siam, oggi sito archeologico patrimonio UNESCO. Si tratta di un sito molto vasto da esplorare a piedi o anche in bicicletta. Nel 1700, durante il periodo di massimo splendore, Ayutthaya era una delle città più importanti di tutto il sud-est asiatico. Pensate infatti che in quel periodo era la più grande città al mondo, con oltre 1 milione di abitanti, aveva ben 3 palazzi reali e più di 400 templi. Ad oggi rimane davvero poco di quello che deve essere stato lo splendore degli anni d'oro, ma sono ancora visibili numerosi templi e palazzi, gli unici edifici costruiti in pietra durante quegli anni. I templi imperdibili sono il Wat Phra Sampet, con i 3 bellissimi stupa in fila, che è anche l'immagine più iconica del sito archeologico, il Wat Mahathat, dove si trova la testa di Buddha incastrata tra le radici di un albero, altro simbolo di Ayutthaya, il Wat Chaiwatthanaram, in stile Khmer, e il Wat Phanang Choeng, che ospita la statua di Buddha alta 19 metri. Se riuscite e avete tempo, dedicatele almeno una giornata intera, passandoci quindi la notte, ma se avete pochi giorni potete visitare Ayutthaya anche in giornata, partendo da Bangkok e ritornandoci in serata. Trovate di nuovo in descrizione il link di Get Your Guide per prenotare anche questo tour. Cari amici
amici viaggiatori, siamo arrivati alla fine di questa personalissima top 12 di Bangkok. Chiaramente ci sarebbero tantissimi altri posti che varrebbe la pena di visitare. Io vi ho voluto consigliare quelli che innanzitutto ho fatto io, quelli che ho visto io, le esperienze che ho fatto io, e in secondo luogo quelli che appunto a me sono piaciuti di più. Se volete potete commentare qui sotto aggiungendo altri luoghi, posti o esperienze che avete fatto a Bangkok e che io non ho incluso in questo video, in modo tale da renderlo ancora più completo e interattivo. Io vi ringrazio se siete arrivati alla fine di questo video. Se vi fosse piaciuto, se vi fosse tornato utile, vi chiedo di mettermi un bel like, commentate qui sotto e se non siete ancora iscritti al canale considerate di farlo per non perdervi tutti quanti i video che pubblicherò prossimamente. Noi come al solito ci vediamo sabato prossimo ore 14 con una nuova avventura. Ciao!